Come si esprimono le ipotesi in italiano? Beh, lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se sei nuovo o nuova sul canale, benvenuto o benvenuta e non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Inoltre, se ti piace il mio lavoro e i miei contenuti qui su YouTube, ti chiedo una piccola cosa per supportare il mio canale, quello di lasciare un bel mi piace. Mi aiuterà tantissimo. Nel video di oggi parliamo di ipotesi in italiano, quindi delle strutture grammaticali che noi usiamo in italiano per esprimere delle ipotesi, e queste strutture si chiamano periodi ipotetici. Abbiamo tre tipi di periodi ipotetici in italiano: il periodo ipotetico della realtà, il periodo ipotetico della possibilità e infine il periodo ipotetico dell'irrealtà. Nel video di oggi ci concentriamo sui primi due tipi di periodi ipotetici, quello della realtà e quello della possibilità. E come si formano i periodi ipotetici in italiano? Beh, è molto semplice. Hanno tutti la stessa struttura, cioè abbiamo l'ipotesi che è introdotta da se e poi abbiamo la conseguenza. Ovviamente i tempi verbali che usiamo nelle due frasi, quella introdotta da se e la frase principale che invece serve per spiegare la conseguenza, saranno diversi rispetto al periodo ipotetico che noi abbiamo. Quindi se abbiamo il periodo ipotetico della realtà useremo dei tempi verbali, se abbiamo quello della possibilità altri tempi verbali e così anche con l'irrealtà. Però come vi ho detto nel video di oggi ci concentriamo sul periodo ipotetico della realtà e il periodo ipotetico della possibilità. Quindi iniziamo subito a parlare di quello della realtà. Come possiamo capire dal nome periodo ipotetico della realtà, la frase introdotta da se, quindi la nostra ipotesi, viene introdotta come qualcosa di reale. Quindi quando io dico qualcosa di reale intendo qualcosa che può avvenire tranquillamente, qualcosa di reale, cioè la conseguenza avverrà sicuramente se soddisfiamo la nostra ipotesi reale. Quindi se qualcosa succede, sicuramente succederà quella conseguenza. Questa è l'idea del periodo ipotetico della realtà. Vediamo subito un esempio per capire meglio. Se ordiniamo una pizza, io prendo una margherita. Se ordiniamo una pizza, io prendo una margherita. In questo caso l'ipotesi, quindi se ordiniamo una pizza, viene presentata come un fatto reale. È reale, cioè se noi ordiniamo una pizza, qual è la conseguenza? La conseguenza è che io prendo una margherita e la prendo sicuramente se noi ordiniamo una pizza. Quindi se soddisfo l'ipotesi, se ordiniamo una pizza, io sicuramente prendo una margherita. Questa è l'idea del periodo ipotetico della realtà, quando la conseguenza è tranquillamente realizzabile. Perché? Perché è un'ipotesi reale. E quali sono i tempi che usiamo col periodo ipotetico della realtà? Beh, devo dire che con questo tipo di periodo ipotetico la scelta dei tempi è molto flessibile. Infatti possiamo usare il presente e il futuro in queste combinazioni: o presente più presente, come nell'esempio che abbiamo visto prima, o presente più futuro, o futuro più futuro. Vediamo alcuni esempi. Iniziamo con presente più presente. Se stasera vai a cena fuori, vengo anch'io. Se stasera vai a cena fuori, vengo anch'io. Ora vediamo presente più futuro. Se mi sento meglio più tardi, domani partirò. Se mi sento meglio più tardi, domani partirò. E per finire vediamo futuro più futuro. Se potrò aiutarti, lo farò volentieri. Se potrò aiutarti, lo farò volentieri. Quindi, come potete vedere, è molto flessibile, anche se devo dire che forse in italiano abbiamo una preferenza a usare semplicemente il presente. Però questo non significa che presente più futuro o futuro più futuro siano sbagliati, sono corretti, però secondo me abbiamo una preferenza a usare semplicemente il presente. Però attenzione, c'è un altro verbo, un altro modo verbale che possiamo usare in italiano col periodo ipotetico della realtà, che è molto comune nel linguaggio colloquiale. Sto parlando dell'imperativo. Per esempio, se hai fame, mangia. Se hai fame, mangia.
Quindi nella prima frase, quella introdotta dal se, io uso il presente, se hai fame. E poi nella frase principale, quindi la conseguenza, qual è la conseguenza al fatto che tu hai fame? Beh, una conseguenza potrebbe essere quella di mangiare, quindi mangia, imperativo. Un altro esempio è: se vuoi divertirti, vieni con noi. Se vuoi divertirti, vieni con noi. Se avete voglia di guardare un film, guardiamolo insieme a casa mia. Se avete voglia di guardare un film, guardiamolo insieme a casa mia. In questo caso sto usando l'imperativo del verbo guardare, guardiamo, quindi la forma noi, però attenzione, come potete vedere sto usando il pronome lo che è attacco alla fine del verbo guardare, guardiamolo, questo proprio perché ho un imperativo. E ora parliamo del periodo ipotetico della possibilità. Noi lo chiamiamo della possibilità perché l'ipotesi viene presentata come un fatto possibile. Però attenzione, il fatto che sia possibile non significa che la conseguenza si realizzerà sicuramente. A volte queste cose possibili sono abbastanza impossibili, però io le presento come teoricamente possibili. Lo so, è un po' complicato, ma vediamo degli esempi, non vi preoccupate. In sostanza, quello che voglio dirvi però è che con la realtà, se la nostra ipotesi si avvera, allora sicuramente avremo quella conseguenza. Con la possibilità no. L'ipotesi potrebbe avvenire come non potrebbe avvenire e in molti casi non avviene sicuramente perché è impossibile e quindi di conseguenza la conseguenza potrebbe avvenire come non potrebbe avvenire. Ma non vi preoccupate, ora vediamo degli esempi per capire meglio. Però una cosa molto importante da ricordare è che il periodo ipotetico della possibilità è molto rigido in termini di tempi verbali da utilizzare. Non è flessibile come quello della realtà. E questo forse è più facile perché così non sbaglierete mai. Infatti il periodo ipotetico della possibilità si forma sempre. Nella frase con il se usiamo il congiuntivo imperfetto, mentre nella frase principale, nell'altra frase, usiamo il condizionale presente. Quindi se più congiuntivo imperfetto e poi condizionale presente. Sempre, sempre. Vediamo quindi alcuni esempi. Se avessi i soldi, ti comprerei una bella macchina. Se avessi i soldi, ti comprerei una bella macchina. In questo caso, la nostra ipotesi è presentata come teoricamente possibile, perché se io avessi i soldi, ti comprerei una bella macchina. Peccato che però io non ho i soldi per comprarti una bella macchina, quindi è impossibile. Però l'ipotesi, se avessi i soldi, viene presentata come qualcosa di teoricamente possibile. Se io avessi i soldi, ti comprerei una bella macchina, però non ho i soldi, non posso comprartela. Se fossi un animale, sarei una volpe. Se fossi un animale, sarei una volpe. Ovviamente io non posso essere un animale, però presento l'ipotesi come teoricamente possibile. Quindi se io fossi un animale, sarei una volpe. Adesso vediamo degli esempi che sono effettivamente possibili. Per esempio, se venissi a casa mia stasera, potremmo ordinare una pizza. Se venissi a casa mia stasera, potremmo ordinare una pizza. In questo caso c'è la possibilità che tu venga o non venga a casa mia, però se venissi a casa mia ordineremmo una pizza. Quindi non è una cosa sicura, ecco perché io non uso il periodo ipotetico della realtà, perché non è una cosa sicura al 100%, è una cosa possibile, sì, che potrebbe avvenire. Quindi se l'ipotesi avviene, allora avverrà la conseguenza, ma non sicuramente. Quindi questo lo distingue dal periodo ipotetico della realtà, che invece dice: se vieni a casa mia ordiniamo una pizza. Quindi c'è più un'idea di possibilità in questo senso. E onestamente col periodo ipotetico della possibilità, a me, da italiano nativo, dà più l'impressione di qualcosa che probabilmente non avverrà. Ultimo esempio è: se mi chiedesse scusa, lo perdonerei. Se mi chiedesse scusa, lo perdonerei. Qui ovviamente la stessa cosa. Nell'eventualità, nella possibilità che lui mi chieda scusa,
io lo perdonerei, ma non è sicuro che l'ipotesi avvenga. Potrebbe avvenire, come non potrebbe avvenire, ecco perché possibilità. Secondo me, per capire ancora meglio il periodo ipotetico della possibilità, è molto importante parlare di quello dell'irrealtà, però non lo facciamo in questo video, altrimenti sarebbe un po' troppo. Però se voi siete interessati a saperne di più sui periodi ipotetici, in particolare sul periodo ipotetico dell'irrealtà, fatemelo sapere qui sotto e farò un video al riguardo molto presto. Va bene, noi per il video di oggi abbiamo finito. Come sempre, se vi è piaciuto e vi piacciono i miei contenuti e volete supportare il mio canale, per favore vi chiedo di lasciare un bel like sotto a questo video perché mi aiuterà tantissimo. E poi non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere nessun video futuro e anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram Teacher Stefano per essere sempre aggiornati su nuovi contenuti, sui miei viaggi in giro per l'Italia e tanto altro. Allora noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!